Nel main event di Stardom X Stardom 2023 troviamo Tam Nakano che difenderà il World of Stardom Championship contro Megan Bayne, una lottatrice direi alquanto misteriosa che ha da poco fatto capolino in Stardom e che però ha già dimostrato di essere una vera forza della natura. Riuscirà la leader di Cosmic Angels a conservare il titolo conquistato a All Star Grand Kingdom contro Giulia? O sarà Megasus Megan Bayne a diventare campionessa? Ne parliamo in questo video. Ok, fermi tutti. Vi siete iscritti al canale e avete lasciato like? Sicuri? Perfetto. E allora, signori, konnichiwa! Io sono Kirito e vi do il benvenuto sul mio canale. Come detto ad inizio video, Megan Bayne proverà l'assalto alla Red Belt detenuta da Tam Nakano a Stardom X Stardom 2023, pay-per-view che vi ricordo ancora una volta andrà in onda domenica 13 agosto. Un match difficile da affrontare per Tam Nakano, sì, perché davanti a lei si para un'avversaria direi temibile, Megasus Megan Bayne. Una Megan Bayne che è arrivata in Stardom a fine luglio, ma che ha già messo in chiaro tutto il suo potenziale sul ring. Da quando ha debuttato non ha ancora perso un match. Sì signori, avete capito bene. Megan Bayne risulta ancora imbattuta in Stardom e questo, oltre ovviamente alla sua strapotenza fisica, la rende un'avversaria pericolosissima per tutte, anche per Tam Nakano. Torniamo però indietro nel tempo ancora una volta e andiamo a vedere come si è arrivati a questo match, dedicandoci anche a scoprire un po' più da vicino Megasus Megan Bayne. Come ormai credo tutti sappiate, Tam Nakano conquistò la Red Belt All Star Grand Kingdom quando nel main event del pay-per-view più grande nella storia della Stardom riuscì a sconfiggere Giulia contro ogni pronostico. Nella stessa sera anche Mina Shirakawa riuscì a conquistare un titolo, la White Belt, ponendo fine al regno leggendario di Saya Kamitani. Questo portò qualche settimana più tardi ad una rivalità tra Cosmic Angels e Club Venus, una rivalità che tuttora è ancora in corso e che vide all'epoca Natsupoi provare a conquistare la White Belt contro Mina Shirakawa a Legend of Fukuoka Goddess 2023, pay-per-view che andò in onda il 4 maggio, però senza successo, siccome Mina Shirakawa riuscì a difendere il titolo e a rimanere campionessa. Al termine del match, Mina Shirakawa sfidò Tam Nakano ad un match valevole per entrambi i titoli, dove la vincente sarebbe diventata Double Champ. Il match fu ufficializzato dalla Stardom per Flashing Champions 2023, pay-per-view che andò in onda il 27 maggio e che vide Tam Nakano vincere il match, diventando così Double Champ. Qualche settimana più tardi si fece avanti Mirai, che avendo vinto in precedenza il Cinderella Tournament 2023 decise di sfruttare il suo biglietto della lotteria ai danni di Tam Nakano, sfidandola ad un match valevole per il Wonder of Stardom Championship a Midsummer Champions 2023, pay-per-view che andò in onda il 2 luglio. Durante questo show ci fu una grossa sorpresa. Sì, perché Mirai scioccò il mondo, battendo Tam Nakano, ponendo così fine al suo doppio regno, permettendogli di conquistare il Wonder of Stardom Championship per la prima volta nella sua carriera. A Tam Nakano dunque restò solo, si fa per dire, la Red Belt,
che con l'inizio imminente del 5-Star Grand Prix 2023 venne messa un po' in ombra, ma che venne riportata alla luce da Megan Bayne, una Megan Bayne che fece il suo debutto ufficiale proprio durante la prima giornata del 5-Star Grand Prix 2023, dove alla fine del main event tra Sayaka Mitani e Tam Nakano, match vinto da quest'ultima per colpa del brutto infortunio rimediato da Golden Phoenix, fu raggiunta sul ring da Megasus, che la sfidò senza troppi giri di parole ad un match titolato valevole per il World of Stardom Championship, match che la Stardom ufficializzò per Stardom X Stardom 2023. Parlando di Megan Bayne, probabilmente anche voi, come il sottoscritto, conoscete poco di questa lottatrice. Io personalmente non l'avevo mai vista lottare fino a quando non lottò ufficialmente in Stardom durante le ultime settimane, dove si ritrovò a fare squadra con varie lottatrici, come Maika, Mei Seira e così via. Cercando sul web ho da poco scoperto che Megan Bayne lottò anche in AEW a metà del 2021, quando affrontò lottatrici del calibro di Nyla Rose e Thunder Rosa in quel di AEW Dark, show che andava in onda fino a poco tempo fa gratuitamente sul canale YouTube della All Elite Wrestling. Detto questo, Megan Bayne ha lottato la maggior parte dei suoi match nelle indies americane e da quel che abbiamo potuto constatare dal suo breve periodo in Stardom, basa il suo repertorio sulla potenza fisica, essendo lei una vera forza della natura. Megasus sarà sicuramente un'avversaria ostica per Tam Nakano, che dovrà far fondo a tutta la sua esperienza per poter vincere e conservare con successo la Red Belt. Il mio pronostico va in favore della leader di Cosmic Angels, perché sì, è vero, Megan Bayne è un'avversaria mostruosa, ma Tam Nakano è ormai da considerare una vera e propria leggenda della Stardom. Ha dalla sua parte un'esperienza infinita nel Joshi Puroresu, esperienza che a mio avviso le farà superare anche l'ostacolo chiamato Megasus Megan Bayne. Ora tocca a voi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti il vostro pronostico su questo match. Se il video vi è piaciuto, vi invito ancora una volta a lasciare un like, a iscrivervi al canale se ovviamente non l'avete ancora fatto e a spuntare la campanella per non perdervi contenuti futuri. Inoltre, vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i link dei miei altri social. Dunque, se volete restare in contatto con me anche fuori da YouTube, sapete cosa fare. Dal vostro amichevole Kirito di quartiere per oggi è tutto. Grazie e alla prossima! Matane!